Ebbene sì, oggi si parla di tecnologia. Nel mio canale non parlo spesso di tecnologia, ma è una delle mie passioni. Pensate che io fin da quando sono piccolo sono stato uno di quei nerd, sono tuttora abbastanza nerd, che passa tanto tempo sul computer a guardare come fare cose. Quando ero piccolo mi scaricavo i videogiochi sull'R4 del Nintendo DS per capire come hackerarli, come avere giochi così. Stavo tanto tempo sugli MMORPG, giochi online, giochi ovunque, facevo veramente tante cose e tuttora penso di essere legato molto al mondo tech perché secondo me è collegato all'innovazione. Mi piace tutto ciò che riguarda il portare avanti l'essere umano a un livello successivo, l'upgrade. Sono una di quelle persone che appena esce un aggiornamento di qualcosa sul telefono o altro lo faccio subito, perché quest'idea di innovare è qualcosa che veramente mi emoziona e la tecnologia è un po' quello che a livello più pratico porta l'essere umano continuamente a migliorare. E mi è sempre piaciuto anche proprio l'estetica, il design, tutto ciò che riguarda il futuro. Soprattutto in Apple, se avete visto, è uscito il nuovo iPhone 16 Pro, cose pazzesche. Ogni anno io mi guardo il keynote, pensate che ho lavorato anche da Apple per un periodo e ho anche fatto, pensate, la mia tesi è stata su Steve Jobs, quando fui al liceo, scusatemi, su Steve Jobs, all'università sui social media, quindi sono sempre stato un po' di quel settore e oggi vi voglio parlare un po', siccome uso tanto la tecnologia e mi piace, 10 miei strumenti che utilizzo sia per la cura di me, ma anche proprio per la mia vita di tutti i giorni, strumenti tech, gadget. Allora, la prima cosa che utilizzo sempre, ed è un po' quello che vedete in questo momento, è quello che è la mia videocamera. La videocamera con cui registro, in realtà ho avuto più videocamere, questa qua è una Sony ed è la Sony Alpha 7 IV con una lente, questa qui, che è una bella lente Tamron, diciamo che va un po' a essere bella versatile, e diciamo che è una videocamera che io prima avevo un'altra, un Alpha 6400, ci ho investito un po' di soldi, ma alla fine la base del mio lavoro è quasi tutta data da creare contenuti online, quindi se non investo in un bel macchinario per creare contenuti online è un po' costosa, ma ne vale la pena, ed è la prima cosa. La seconda cosa, quindi è un gadget che utilizzo sempre e secondo me è molto utile anche per foto, video, per qualsiasi cosa. Il secondo che vedete lo vedete direttamente qui, sono le luci. A me piacciono veramente tanto le luci in camera. Questa è una ring light che ho preso di Neewer, sempre tempo fa, per fare i video. Spesso utilizzo anche questa, che è praticamente un'altra luce, una softbox un po' più delicata, ma anche quelle che vedete sempre dietro. Questa la utilizzo quasi sempre ed è una luce, diciamo, che dovrebbe aiutare per l'ambiente e altro, ma più che altro è una questione, secondo me, anche di bellezza. Nel senso che alla fine, secondo me, è bello e utile il fatto di avere delle luci soffuse che ti aiutano a concentrarti, avere un ambiente un po' più adatto a te. E questa invece è una luce un po' più personalizzabile che utilizzo quasi sempre collegato ad Alexa. Quindi Alexa, che è qui, la attivo sempre. Niente, grazie. E questa è una Switch, non è tra i miei gadget che utilizzo, però è un extra che ogni tanto utilizzo per svagarmi. L'avevo comprata in Giappone e ogni tanto la utilizzo. Idem per la TV, non la guardo quasi mai, ma il weekend ogni tanto capita. Terza cosa è invece un gadget che penso uno di quelli che utilizzo di più, è l'Apple Watch. L'Apple Watch, ragazzi, questo non è ancora quello nuovo, probabilmente settimana prossima è uscito quello nuovo, andrò a comprarmelo perché non lo cambio da un po', questo qui, e ogni tanto mi fa piacere cambiarlo e io l'ho sempre avuto. Da quando è uscito praticamente il Serie 0 l'ho sempre avuto, quello l'ho tenuto per 4-5 anni, poi l'ho cambiato, questa è la seconda volta che lo cambio e adesso arriva la terza volta, perché ogni volta che c'è un leggero cambio di design e la batteria di questo va un po' a quel paese, lo cambio, ma penso che l'Apple Watch sia veramente qualcosa di fondamentale nella mia vita per tutto. Per il tracking, per il sonno, per i cerchi, ti fa praticamente vedere i cerchi e quindi riesci a capire come sei messo da un punto di vista di fitness, ti motiva a essere più costante con il tuo fitness, le calorie, anche semplicemente ricordarti ogni ora di stare un po' in piedi, le notifiche, non dover continuamente guardare il telefono perché poi lo guardi, vedi le notifiche, lo apri in modo compulsivo, inizi a starci dietro, le chiamate durante la guida, magari non devi usare il telefono ma qua, durante l'allenamento,
veramente tantissime cose, anche semplicemente a volte con la videocamera mi riprendo col telefono, con l'Apple Watch riesco a vedere cosa sto riprendendo, quindi veramente cose pazzesche, io lo consiglio sempre. Comunque la maggior parte delle cose che consiglio ve le metto in descrizione. E ovviamente collegato a questo, uno gadget che utilizzo sempre è l'iPhone. Anche questo andrò a cambiarlo quest'anno perché sull'iPhone sono un po' più delicato, perché lo cambio ogni anno e non perché ho i soldi, ma perché semplicemente è lo strumento che utilizzo di più in assoluto. È la cosa che quando mi alzo la mattina cerco di non utilizzarlo, ma è la cosa che praticamente dalla mattina alla sera utilizzo di più. Guardando video, creando foto, editando, chiamate, non chiamate, chiamate di lavoro, qualsiasi cosa, video, audio, postare, media, non media, ci metto i miei dati, i miei file, c'è il mio cloud, c'è veramente di tutto. Quindi da quando sono passato da iPhone, praticamente con l'iPhone 6S, il mio primo iPhone, da lì mi sono innamorato di tutto l'ecosistema Apple, di tutto il loro design e il loro modo di portare avanti la tecnologia e quindi da lì poi non sono più tornato indietro. L'iPhone mi è piaciuto tantissimo, è semplice e semplicemente faccio tutto con l'iPhone. E più vi dico che vendendolo ogni anno, alla fine per comprare quello nuovo non è che spendo così tanto. E poi sono appassionato, è una cosa che mi piace. Io non spendo niente in vestiti perché ho sempre questi, però mi spendo quei 200-300 euro all'anno per cambiarmi l'iPhone perché mi piace. E diciamo il secondo strumento che utilizzo di più è il MacBook. Io utilizzo sempre tutto l'ecosistema Apple, anche perché semplicemente il fatto di avere AirDrop, che mi passo le cose da una cosa all'altra velocemente, le note, i promemoria, il calendario, il fatto che vedo una notifica sull'Apple Watch, prendo il telefono, mi faccio un promemoria e poi me lo ritrovo a casa sul Mac senza dover toccare niente, questa è una cosa per me fondamentale. Si può fare anche con altri ecosistemi, ok, però io mi trovo bene con questo, fa tutto quello che devo farci e con questo edito i video, faccio tutta la parte lavorativa, mando le fatture, tutto ciò che riguarda l'editing foto, le miniature, preparare i video, fare i voice over, tutto. E quindi è fondamentale anche questo per me nel mio workflow. Un'altra cosa sono un po' microfoni e cuffie, diciamo l'ho messo in generale, ero indeciso se metterlo come la Switch, la Nintendo Switch, che anche quella è tutta una cosa a parte. Secondo me il dedicare un po' di tempo allo svago, ai media, comunque al divertimento, è qualcosa di utile. Penso che se passi tutta la giornata a essere produttivo, impazzisci, devi anche avere un momento di svago per te. E quando sono stato in Giappone mi sono comprato questa Nintendo Switch perché mi hanno detto che è una console bellissima e io non gioco a una console da tanto tempo, di solito utilizzo quei 10-15 minuti al giorno di gioco sul telefono e quando l'ho portata a casa ho detto mal che vada l'ho pagata poco in Giappone, mal che vada quando sono a casa la rivendo e invece mi sono accorto che è molto piacevole prenderti quella mezz'ora in cui alla sera sei distaccato da tutto, non devi pensare a niente, solo rilassarti. Ogni tanto lo faccio molto volentieri. Ho riscoperto il bello dei Pokémon e quindi quest'estate l'ho passata ogni tanto a giocare a Pokémon e mi è piaciuto tantissimo. Collegato ovviamente alla parte di multimedia ci sono le cuffie, io utilizzo le AirPods Pro, mi piacciono tanto, non mi piacciono le AirPods Max, preferisco quelle normali Pro e diciamo che non ascolto tanta musica, ma mi piace ascoltare podcast, mi piace ascoltare corsi, mi piace ascoltare video, uso tantissimo YouTube, io penso di essere una delle persone al mondo che utilizza di più in assoluto YouTube, lo uso per imparare, lo uso per ascoltare di tutto. Ragazzi, tra l'altro un consiglio tech. Penso che l'investimento migliore della mia vita ogni mese siano 14 euro messi in YouTube Premium. Sembra una cavolata, ma io da quando ce l'ho, praticamente ti permette di non vedere le pubblicità, di usare il telefono e di vedere in alto o comunque mentre fai altre cose sul telefono il video YouTube, ti permette di avere altre cose, qualità migliore, insomma varie cose, ma è veramente un salto di qualità di vita pazzesco se usi tanto YouTube, quindi ve lo consiglio, cosa a parte. E quindi diciamo che ci ascolto un po' tutto, ma le utilizzo soprattutto quando vado in palestra. E l'altra cosa invece è il microfono, perché per creare contenuti invece utilizzo un microfono e io utilizzo sia questo che è uno Shure SM7B, un po' da podcast, è un po' il migliore secondo me con la sua scheda audio qua integrata, oppure spesso questo qua che è un com'è che si chiama? Hollyland, ed è praticamente quello che sto utilizzando in questo momento. Perché? Perché è molto comodo, lo attacchi, me l'hanno consigliato in molti, molto easy, lo attacchi qua, non si vede tanto e questo è anche uno strumento che va veramente a far parte del mio workflow di tutti i giorni. Ho anche altri microfoni che ho provato, ma questo e quello là sono quelli con cui mi trovo meglio. Questo al volo e quello invece quando faccio cose un po' più da studio, quindi tipo alcuni video, meditazioni guidate, eccetera. E in più diciamo che questo invece
cambia tanto la qualità che non è quella dell'iPhone, quindi migliora, ma senza essere troppo pesante. Lo porti in giro, lo attacchi, ce ne sono due, non costa troppo e via. Un'altra cosa che utilizzo tantissimo è ovviamente ogni giorno il mio spazzolino elettrico. C'era il Black Friday l'anno scorso e mi sono detto, sai cosa? Avevo guadagnato un po' di soldini, se non investo in me stesso in cosa investo? Alla fine la cura di sé per me è molto importante, quindi non mi è mai piaciuto il mio spazzolino, so che i miei denti potevano tenere di meglio e quindi ho iniziato a guardare e a studiarmi un po' gli spazzolini elettrici e ho visto che c'era questo spazzolino che è praticamente una nave spaziale fatta a spazzolino elettrico e ho detto boh, costa tanto, però c'era lo sconto del Black Friday, ho detto vabbè, sai cosa, mi faccio sto regalo, me lo compro e vediamo com'è, mal che vada, non lo so, lo regalo, lo restituisco, non lo so. Beh, insomma, mi è piaciuto tantissimo, adesso non so come faccio senza, i denti sono completamente diversi, sono cambiati, è vero che migliora, quindi lo consiglio, me lo porto in giro, funziona bene, ha un'app dedicata che ogni tanto utilizzo, ogni tanto no, ha il suo stand dedicato con l'ora, ti fa proprio con l'intelligenza artificiale, ti dice quali zone pulisci più, quali meno, se stai spingendo troppo, spingendo poco. Non è essenziale, ma per me è molto utile. E le ultime tre cose sono una, il Neo Rhythm, che praticamente è questo aggeggio qua, che vi faccio vedere, è questa cosa qua, che è una banda che metto praticamente sulla testa alla sera prima di dormire, dà delle pulsazioni elettromagnetiche che praticamente ti aiutano a o rilassarti o ad attivarti. Io utilizzo la sera e lo faccio per rilassarmi. Ho fatto un video su quanto è importante il sonno e l'HRV e questo serve proprio per migliorare, diciamo, la tua wind down routine prima di prepararti al sonno, quindi lo consiglio molto. E un'altra cosa che utilizzo spesso proprio anche per questo motivo qua, sempre per la qualità della vita, è il purificatore d'aria. L'ho comprato siccome qua in Veneto purtroppo l'aria che abbiamo noi non è il massimo a livello di qualità e quindi ho detto sai cosa, nella mia camera quando dormo ogni tanto in cui devo avere la porta chiusa per vari motivi eccetera, anche se qua è abbastanza silenziato, comunque quello è fondamentale nella mia giornata, la tengo lì, ogni tanto lo utilizzo e avere un'aria pulita, il respiro è fondamentale, quindi perché no, soprattutto la mia camera è a nord, quindi c'è a volte problemi di muffa, problemi di umidità e quindi quello aiuta. E l'ultima cosa che ogni tanto utilizzo, ogni tanto no, ma ve lo aggiungo perché è parte dei miei gadget, insieme a Rabbit, Aruano, cose un po' particolari che ho in camera, è questo qui, vediamo, ve lo faccio vedere, aspettate, eccolo qua, è il Lumen, queste sono le mie AirPods tra l'altro, è il Lumen che è questo attrezzo qua. Praticamente cosa serve? Tu lo metti in bocca, aspiri, espiri tramite l'app e ti dice come è messo il tuo metabolismo. Lo utilizzo quando non ho una dieta ben specifica, in questo periodo della mia vita ho una dieta perché ho un obiettivo specifico con un personal trainer, sto cercando prima di andarmene in Giappone a febbraio di perdere tot chili, tot di massa magra eccetera, ma quando non ho una dieta specifica, quello lì ti aiuta a capire giorno per giorno il tuo metabolismo oggi com'è, quindi quanti carboidrati e quanti grassi mangiare, soprattutto quanti carboidrati. In base a quanti carboidrati mangi riesce a dirti come è messo il tuo metabolismo, quindi ti fa diventare più flessibile col tuo metabolismo in modo tale da poter essere più attivo, perdere peso più facilmente. Ecco qua, questi sono un po' i gadget che utilizzo. E ovviamente tra le varie cose non è tech, ma ci sono qua i profumi. Quindi tutti qua e anche un po' sotto il letto, shout out al profumo del giorno, la Mar Kajal. E basta, vi aggiornerò quando esce il nuovo telefono, il nuovo Apple Watch e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!